Il match tra Mina Shirakawa e Toni Storm è certamente uno dei match più attesi di Forbidden Door. Anzi, oserei dire che per certi versi è il match più importante del pay-per-view, almeno nella costruzione, perché penso che concorderete con me nell'affermare che questa battaglia è la partita meglio costruita dell'intera kermesse. Quest'oggi dunque ripercorreremo questa rivalità scoprendo come è nata e come si è arrivati a questo scontro. Prima però vi invito a lasciare un like, a condividere il video con quante più persone possibili e a iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Ora mettetevi comodi, fatevi accompagnare dalla consueta tazza di caffè o di tè se preferite e facciamo un bel salto indietro nel tempo. Mariah May debutta in Stardom a dicembre del 2022, quando al fianco di Mina Shirakawa e di Xia Brookside formano Club Venus, una nuova stable che in poco tempo riesce subito a mettersi in mostra agli occhi dei fans, che col passare del tempo si affezionano sempre più a questa nuova unità. Club Venus riesce in poco tempo dunque a sbaragliare la concorrenza e a diventare una seria minaccia per tutto il roster della Stardom grazie al carisma e al talento sul ring in possesso dei membri della stable. Purtroppo lo stint però di Xia Brookside in Stardom dura soltanto un battito di ciglia, ma Club Venus riesce immediatamente a sostituirla con altri importanti innesti quali Xina, Jessie e Waka Tsukiyama. Questo porta qualche mese più tardi Mina Shirakawa a sconfiggere Saya Kamitani a All Star Grand Kingdom nell'aprile del 2023 e a conquistare la White Belt. Come ben sappiamo, il suo regno durò pochissimo e perse il titolo soltanto dopo un mese contro Tam Nakano, ma questa è un'altra storia. Sta di fatto che il successo di Club Venus non si fermò, nonostante la battuta di arresto di Mina Shirakawa che seppe vincere in Goddess of Stardom Titles insieme a Mariah May a Stardom Sunshine, pay-per-view che andò in onda il 25 giugno 2023. Il loro regno durò soltanto 49 giorni e intanto alcune delle loro alleate cominciarono a lasciare la Stardom, in primis Jessie, seguita a ruota qualche tempo dopo da Xina. Dopo quindi il grandissimo successo perpetrato ad inizio anno, Club Venus stava vivendo un'esorabile caduta verso il fondo. Questo portò anche Mariah May a lasciare la Stardom a settembre del 2023 per approdare in AEW, lasciando Mina Shirakawa e Waka Tsukiyama sole a combattere per cercare di tenere in vita Club Venus. I tentativi però di riportare al top Club Venus stavano fallendo miseramente fino a che nel gennaio del 2024 Mina Shirakawa e Maika decisero di unire le forze per creare Empress Nexus Venus, che vedeva quindi la fusione di Club Venus in una nuova e più potente stable. Il successo di EXV fu immediato e permise a Mina Shirakawa, Maika e Xina di impadronirsi degli Artists of Stardom Titles il 30 marzo 2024, battendo Gozai. Qualche giorno dopo, precisamente il 4 aprile, la Stardom mandò in America per mettere in scena American Dream e per quell'occasione ci fu la reunion di Club Venus dove Mina Shirakawa, Mariah May e Xia Brookside si ritrovarono a far squadra ancora una volta. Al termine del loro match però successe un qualcosa di inaspettato, sì perché fece capolino Toni Storm che andò faccia a faccia con Mina Shirakawa, gelosa dell'amicizia che lega Mariah May con la co-leader di EXV. Sì perché da quando Mariah May è passata in AEW è nata una sorta di amicizia, di sorellanza tra la stessa Mariah May e Toni Storm, che per Mariah May è una sorta di idolo. Dunque, Toni Storm non poteva sopportare di vedere la sua protetta alla corte di qualcun'altra e sfidò immediatamente Mina Shirakawa facendo intendere di un possibile match a Forbidden Door.
Nelle settimane successive Mina Shirakawa iniziò pian piano a fare apparizioni sempre più frequenti in AEW, attirando a sé le attenzioni di Toni Storm, che era divenuta sempre più gelosa del rapporto di amicizia che legava Mina Shirakawa e Mariah May. Saltiamo avanti di qualche mese e ci ritroviamo allo show della Stardom del 2 giugno, dove nel main event di tale evento i XV difese con successo gli Artists of Stardom Titles contro Oedo Tai. Alla fine della battaglia fece però capolino sul grande schermo Toni Storm, che decise una volta per tutte di sfidare ufficialmente Mina Shirakawa a Forbidden Door in un match valevole per l'AEW Women's Championship. Mina Shirakawa accettò subito di buon grado la sfida lanciata da Toni Storm, ufficializzando il tutto per il pay-per-view del 30 giugno. Nelle settimane che hanno portato alla kermesse, Mina Shirakawa ha continuato a fare apparizioni sempre più importanti in AEW con vari match e segmenti che hanno portato le due gladiatrici a contendersi non solo l'AEW Women's Championship ma anche l'amicizia di Mariah May. Mancano ormai poche ore dunque ad una battaglia importantissima, non soltanto per il futuro dell'AEW Women's Title, ma anche per le lottatrici stesse, nonché per le due federazioni coinvolte. Questo è senza ombra di dubbio uno dei match più importanti nella carriera di Mina Shirakawa, da quando ha iniziato il suo percorso nel pro wrestling, sì, perché le darà la possibilità di esibirsi su un palcoscenico importante davanti a milioni di fans in tutto il mondo. A mio avviso è abbastanza difficile pronosticare la vincitrice di questo match, perché entrambe le atlete hanno la concreta possibilità di uscire dal match col titolo nelle proprie mani. Sicuramente Toni Storm parte avvantaggiata, ma non dobbiamo assolutamente sottovalutare Mina Shirakawa, anche perché ad oggi non è chiaro quale sarà il suo futuro. Non sappiamo se resterà ancora in Stardom dopo Forbidden Door o se si legherà alla AEW full time, come già fatto precedentemente da atleti quali Will Ospreay o Kazuchika Okada. Sicuramente Mariah May avrà un ruolo importantissimo in tutto ciò. Possiamo tranquillamente dire che sarà l'ago della bilancia che segnerà il destino della vincente e della perdente. Per quanto mi riguarda, sapete perfettamente che Mina Shirakawa è diventata a tutti gli effetti la mia lottatrice preferita, e rischiare di vederla andar via dalla Stardom mi mette tristezza. Da un lato sarei ovviamente contento di vederla vincere il titolo, un titolo importante, e vederla consacrata al top del wrestling mondiale, ma d'altro canto pensare di non vederla più in Stardom mi mette un'angoscia non da poco. Dunque non vi nascondo che spero che alla fine possa essere Toni Storm a trionfare, in modo da avere Mina Shirakawa, di vedere Mina Shirakawa tornare in pianta stabile in Stardom per continuare a dedicarsi alla federazione nipponica, specialmente ora con il 5-Star Grand Prix alle porte. Beh, che dire, vedremo, non mi resta che sperare che vada tutto bene e per il verso giusto, insomma. Ora però, parola a voi, fatemi sapere qua sotto nei commenti i vostri pronostici sul match in questione, se credete che Mina Shirakawa possa passare full time in AEW o possa rimanere ancora per diverso tempo in Stardom. Prima di salutarvi voglio menzionarvi brevemente anche il match che andrà in onda nella Zero Hour show che precederà Forbidden Door e che sarà visibile gratuitamente sul canale YouTube della AEW. Sto parlando del tag team match tra Willow Nightingale e Tam Nakano, che faranno squadra per affrontare la coppia composta da Kris Statlander e Momo Watanabe. Match direi particolare, che
fonde Stardom e AEW in un unico match, un match preludio di quanto poi vedremo nella prossima puntata di Dynamite, dove Kris Statlander e Willow Nightingale battaglieranno in un singles match valevole per la permanenza nell'Owen Hard Cup Tournament. Questa però è un'altra storia, mentre per quanto riguarda il match di domenica 30 giugno, penso che a vincere saranno Willow Nightingale e Tam Nakano, che credo riusciranno a prendersi una bella vittoria. Ahimè, siamo arrivati anche quest'oggi al termine del video. Allora vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde. Progetto tutto incentrato sul wrestling femminile mondiale. Sul sito web di Donne tra le corde potete sempre rimanere aggiornati con tutto ciò che accade nella divisione femminile di ogni federazione, che sia la IW, la WWE o la Stardom. Se siete anche voi dunque degli appassionati di wrestling femminile come me, allora Donne tra le corde è ciò che fa per voi. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore a tutti voi. See you next time. Bye bye.